Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento all'insegna del mistero, al salotto dei misteri. Naturalmente di misteri sul che succede? Ecco, questo è il primo mistero. Co Mi sentite? No. C'è qualche problema. Mi senti bene, Bruno? Okay, io no, sono in ritardo pazzesco con il mio audio e c'ho un ritorno. Okay. Adesso si sente solo una voce? Perfetto. Boh, cominciamo con un primo mistero direttamente sulla puntata, va bene. Comunque benvenuti a tutti, meno male che adesso si sente perfettamente e naturalmente oggi siamo qui per dare alcune piccole news sulla situazione attuale, alcune notizie diciamo che circolano. Non ho avuto neanche il tempo di, discuterne con Massimo, quindi alcune parti della live di oggi sono naturalmente un po' improvvisate, un po' magari possono sembrare disorganizzate, ve lo dico per correttezza, perché ci sono tantissimi, video da vedere, tantissime cose da discutere e, non c'era la possibilità, per ora funziona tutto male in rete, di modificare, alcuni parametri per poterli mettere in ordine. Quindi, potrei, diciamo perdere un attimino l'ordine, per come lo avevo impostato e probabilmente voi neanche ve ne accorgerete, ma sappiate che ci può essere questa problematica. Siamo qui naturalmente per parlare principalmente degli oggetti, diciamo che stanno interferendo in qualche modo con il volo un po' in tutto il mondo, soprattutto negli Stati Uniti, e soprattutto la questione degli aerei che stanno precipitando, che non sono i 2 canonici che vengono discussi, sono molti di più e lo vedremo ovviamente tra qualche momento. È una situazione che comincia a essere non solo drammatica, ma anche molto strana, molto inverosimile e alquanto misteriosa, che innesca tutta una serie di domande. Ci vediamo tra 8 secondi, come al solito, insieme all'amico e collega Massimo Cirami. Ciao Massimo, benvenuto. Ciao Gabriele, buonasera, buonasera a tutti. Ecco, allora diciamo che qui già, sta funzionando tutto normalmente, sia da parte mia che da parte tua. Non dico altro perché se no Io succede non qualcosa. parlo più. Allora, intanto, vorrei ancora una volta far capire a tutti, e quindi in primis vado a prendere quella che è la mappa degli avvistamenti, che sostanzialmente siamo davanti a continui avvistamenti in aumento. Per chi ieri era con noi nella live, avrà sicuramente visto la mappa e nella mappa c'erano segnati tanti puntini verdi. Io vi avevo detto che nelle ultime 36 ore erano almeno 300-400, se non ricordo male. Ebbene, sono aumentati ancora, considerando che si tratta di sempre 24-36 ore, quindi ne abbiamo perse una porzione che sono diventate rosse, ne abbiamo acquisito un'altra porzione, ci sono stati un aumento esponenziale non tanto nelle zone canoniche dove ci sono già stati come New York City, New Jersey, eccetera, ma in Colorado, in California, in Arizona, nel Texas e in Florida. Queste sono, e anche in Oregon, sono gli stati americani dove ci sono stati più avvistamenti. Possiamo vedere che sono in aumento anche in Canada, in Messico, in Sud America ce ne sono stati tantissimi, anche in Europa,
però ne vengono segnalati meno in altre aree, diciamo, del pianeta. Questo mi interessava dirlo da subito per farvi capire che nonostante alcuni politici statunitensi, nonostante il governo statunitense stia in qualche modo sminuendo, in realtà non ne sta proprio parlando. L'unico momento in cui avrebbe sminuito la cosa è stata quando c'è stata la dichiarazione che abbiamo visto qualche giorno fa del portavoce della Casa Bianca, secondo cui erano in aumento gli avvistamenti di droni per uso civile. Qui invece abbiamo potuto constatare che sono in aumento gli avvistamenti di oggetti volanti non identificati, che ricordo non essere solo i plasmoidi e gli orb, ma tutte le tipologie di UFO. Io questa sera spero di potervi fare vedere anche alcuni avvistamenti abbastanza interessanti che riguardano questa situazione. Però prima di cominciare volevo farvi vedere, se lo riesco a ritrovare, dovrebbe essere questo, quindi sì. Allora, vi faccio vedere, che ve l'avevo promesso ieri, il video di Los Angeles, dove devo mettere a schermo intero, quindi aspettate un secondo che... Allora, devo fare un'operazione, un attimo soltanto. Ok. Allora, vediamo un attimino, dovrebbe essere questo qui. Qua a Los Angeles c'è l'incendio, ci sono questi due oggetti volanti non identificati che volano e fomentano l'incendio. Volano, fanno un cerchio e qui l'incendio aumenta improvvisamente. Questo ci tenevo a mostrarvelo perché ne avevo parlato, avevo detto nella scorsa live che sicuramente avrebbe innescato polemiche, che molti avrebbero detto ma non è possibile, ma allora, prima di cominciare a entrare nella discussione di oggi, voglio portarvi una testimonianza. Naturalmente non posso dire il nome della persona, in realtà questa è una testimonianza, ma ne ho avute anche altre, tutte della stessa categoria, ovvero testimonianze da parte dei vigili del fuoco e dei membri del corpo forestale. Nell'arco degli anni, e parlo di tanti anni, cioè da quando io avevo forse 25 anni, quindi stiamo parlando di 25 anni, e ho avuto diverse testimonianze, ma una in particolar modo di un vigile del fuoco, che mi hanno espresso molti dubbi sull'origine di alcuni eventi dolosi in cui non sono state trovate cose diciamo, che potevano in qualche modo innescare gli incendi, ma sono state avvistate nei luoghi degli incendi diverse sfere luminose che si libravano sopra l'area subito prima o all'inizio dello scoppio degli incendi. E ci sono stati membri del corpo forestale che hanno anche tentato di raggiungere questi oggetti proprio per, io li chiamo oggetti così in linea generale, per capire quello che stava accadendo, se era qualcosa che volava o qualcosa che era stato lanciato, eccetera. Stiamo parlando ovviamente di un periodo in cui non c'erano ancora i droni che volavano, quindi non c'erano i droni incendiari come ci sono oggi. Questo giusto per farvi capire che a volte diamo per scontato o pensiamo che sia scontato che una cosa non possa essere, ma dobbiamo rimanere sempre con la mentalità aperta, perché la nostra conoscenza di determinate cose è sempre limitata. Anche per noi che studiamo la questione, che raccogliamo testimonianze e via discorrendo.
quindi questa è una cosa importante. Intanto grazie a Claudio per il sostegno al canale. Massimo, so che tu probabilmente sarai scettico su questo video e magari gli vuoi dare una tua interpretazione o comunque... No, l'evidenza che dove vogliono queste sfere, subito dopo c'è un'intensificazione del focolaio che viene innescato, ma poi dare il 100% della paternità al sorvolo delle sfere non me la sento, perché può darsi che sia stato una coincidenza di conseguenze diverse. E rimango dell'opinione che ci può essere una buona percentuale di possibilità, però non escludo che il focolaio si sia intensificato per altri motivi. E come hai detto tu, sapere effettivamente la natura e la paternità precisa diventa impossibile, a meno che non sei in loco oppure ne hai una conoscenza ben precisa del fenomeno, perché è successo più volte. Allora, prima di iniziare con... voglio darvi un'altra notizia perché diciamo che è tanto strana quanto interessante, quindi ci tengo a darla subito perché riguarda l'esistenza di vita aliena. Questo è un articolo del Daily Star, ovviamente tradotto in italiano, è un articolo del 3 febbraio, quindi è di ieri, e riguarda Zuckerberg, che penso sappiate tutti che è colui che gestisce e che ha creato Facebook. C'è un ufologo che si chiama Mark Christopher Lee, che abbiamo già imparato a conoscere, britannico, che sostiene che Mark Zuckerberg ha trovato prove dell'esistenza aliena nella nostra galassia, ma afferma che a causa delle preoccupazioni sulla reazione del pubblico la notizia è stata tenuta nascosta, o più verosimilmente sarebbe stato invitato gentilmente a non divulgarla. Un esperto di UFO sostiene che Mark Zuckerberg abbia trovato prove dell'esistenza degli alieni, ma che le stia nascondendo. Il premiato regista e ufologo di spicco Mark Christopher Lee sostiene che il CEO di Facebook ha trovato prove di vita e intelligenza nella nostra galassia, ma afferma che a causa delle preoccupazioni su come avrebbero reagito le persone e i media, la notizia è stata tenuta nascosta al pubblico. Ma come l'avrebbe fatta la scoperta? Perché il miliardario ha finanziato il progetto SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, chiamato Breakthrough Listen. 2 anni fa il programma aveva individuato un segnale proveniente da Proxima Centauri a 4,2 anni luce dalla Terra. Vi ricorda qualche cosa? Ci ho fatto 2 live su questo segnale, che più di recente ha dichiarato provenire da un satellite. Tuttavia, lì ha parlato di recente con il professor Simon Holland, associato della NASA ed ex direttore scientifico della BBC, che per primo ha diffuso la notizia del segnale. Il professor Holland ha affermato che era molto improbabile che Breakthrough Listen avesse sentito un satellite. Lì ha affermato il professor Simon Holland: mi ha detto che alcuni addetti ai lavori del progetto lo hanno informato che il segnale è reale e non proviene da un satellite artificiale. Holland afferma che il segnale è un segno di vita extraterrestre nel sistema di Proxima Centauri, ma a causa delle preoccupazioni di non essere in grado di rispondere alle domande su come appare questa vita e come vive, eccetera, non vogliono rivelare la verità al pubblico. Il SETI ha preso questa decisione e vuole ulteriori prove prima di renderla pubblica, sempre se non ci arrivano prima i cinesi. Il professor Simon Holland ha anche affermato che un gruppo dell'Università di Cambridge ha effettuato un'analisi spettrale di un esopianeta simile alla Terra e ha trovato prove di vita biologica, ma non ha pubblicato né il resoconto né i dati. Holland e Lee sottolineano la possibilità che ci sia una guida esterna che controlla se queste prove possono essere divulgate al pubblico. Holland aggiunge inoltre che è probabile che siano i cinesi sì e i russi abbiano trovato le stesse informazioni e le possono rendere pubbliche prima
del programma SETI statunitense. La notizia sugli alieni arriva mentre un amante degli alieni non si può sentire, descrive per la prima volta il momento in cui, secondo lui, gli astronauti della NASA sono stati molestati da esseri alti 38 metri con le ali che stavano sbirciando dentro uno Space Shuttle. Questa è la prima volta che sento questa notizia, sarebbe interessante approfondirla. L'autoproclamato esperto di UFO Chris Bledsoe è intervenuto nel podcast Says So, dove ha raccontato il suo coinvolgimento con l'Agenzia Spaziale Statunitense. Ovviamente, se ci saranno ulteriori notizie riguardo a questa faccenda, che siano vere, false, ridicole o meno, sarà mia premura farvelo sapere. Allora, andiamo a vedere quella che è la situazione, e per farlo devo aprire un attimo una schermata per poter... Allora, abbiate un attimo di pazienza perché devo aprire le cose una per una. Allora, devo rimettere nuovamente la condivisione schermo. Allora, quello che state vedendo è la lista dei crash. Naturalmente l'argomento di oggi è quello degli aerei, dei crash di aerei che sono caduti a gennaio sul territorio statunitense o canadese. Come possiamo vedere, non sono 2, ma sono 7 e 6, 13, a cui bisogna aggiungerne uno caduto giorno 3, non caduto, scusate, con un'avaria che si è incendiato prima del decollo, ha preso fuoco un motore e un'ala e è stato evacuato sempre nel territorio statunitense. Abbiamo quindi un evento del 2, un crash di un RV-10 a Fullerton in California, e sempre lo stesso giorno un Piper PA-32R che praticamente è scomparso nei cieli di Nord Las Vegas Airport. Il 3 di gennaio un Cirrus SR-22 è crashato al Lubbock Executive Air Park in Texas. Il 6 di gennaio un Cessna 150 è crashato sopra un'area residenziale a Temple City in California. Il 10 di gennaio un Piper PA-28 è crashato al Plum Airport in Newburyport in Massachusetts. Il 14 gennaio Quad City Challenger 2 Ultralight crasha a Conway in South Carolina. Il 16 gennaio un Piper PA-24 crasha near Bentonville nella Municipal Airport in Arkansas. Il 19 gennaio un Monta RMC-01 aereo sperimentale precipita e crasha vicino Hollywood. Il 23 gennaio un Cessna 172 crasha in Columbia, California. Il 29 gennaio un Cirrus SR-22 crasha a Santa Barbara Municipal Airport in California. Lo stesso giorno un PS Airlines Bombardier CRJ700, quella tragedia che conosciamo, si scontra in volo con un Sikorsky H-60, che poi sarebbe il Black Hawk, che è un elicottero multiruolo che viene utilizzato tra l'altro dalle forze speciali per varie tipologie di missioni, che si scontrano sopra l'aeroporto Reagan di Washington. Il 30 di gennaio un Aviat Pitts S2B crasha
a Vero Beach in Florida. Il 31 gennaio un Learjet 55 crasha a nord-est di Philadelphia Airport con 6 vittime. Ora, naturalmente una domanda nasce spontanea e qui non sono citati in questa lista. L'evento del 3, un altro evento statunitense di un altro incendio avvenuto ad un aereo in fase di atterraggio, un motore che ha portato ad un atterraggio di emergenza, e uno o due aerei in avaria che hanno rischiato di schiantarsi in Canada. E questi sono quelli di cui siamo a conoscenza. Ora, è ovvio che non andiamo a vedere tutte queste cose in dettaglio, perché è impossibile trattarle tutte, e inoltre non abbiamo le informazioni della FAA e non abbiamo le informazioni investigative. Però la prima cosa che dobbiamo notare è che, a parte 2 o 3 casi che si sono susseguiti in California, tutti gli altri sono avvenuti in località differenti. E questo ci porta a escludere che sia un problema tecnico legato a un luogo preciso e quindi a un personale di un luogo preciso. Quello che sta accadendo nei cieli statunitensi sicuramente ha un legame tra tutti questi eventi, ed è chiaramente un legame occulto, occultato se preferite, che non viene discusso pubblicamente, probabilmente per evitare altra tipologia di problemi. Siamo davanti ad aerei che precipitano sostanzialmente ovunque. Come abbiamo accennato nella scorsa live di ieri, sicuramente ci sono varie possibilità, tra cui quella di impulsi elettromagnetici, quelli di interferenze da parte di altri velivoli o di qualche tipo di onde di energia, di cose che creano malfunzionamenti, oppure questioni geologiche, come possono essere diciamo problematiche elettromagnetiche del campo elettromagnetico terrestre e via discorrendo. Di certo in questo momento esistono anomalie, e qualcuno ha pensato anche alla possibilità di eccessiva o anomala attività solare, eccetera, eccetera. Vai Massimo, ti vedo fremente. No, beh, questa storia qui degli incidenti aerei che si sono ripetuti con una certa frequenza nell'ultimo periodo, e non solo concentrati in un'area come hai specificato tu, è un motivo di riflessione, è un motivo di mancanza anche di trasparenza. Io, se fossi un dirigente, un manager di compagnie aeree dove durante il primo lockdown hanno perso miliardi e miliardi, con un problema del genere cercherei di tenere la faccenda più contenuta possibile e cercare di studiare le cause effettive, anche perché le compagnie aeree, se metterebbero in piazza tutte le anomalie a cui il proprio personale sicuramente ha fatto rapporto, e sicuramente hanno visto e hanno guardato se le manutenzioni o quant'altro sia tutto in ordine, e terrei la cosa più riservata possibile. Non la sto giustificando, ma la posso comprendere da un punto di vista prettamente commerciale, perché tanto il mondo funziona più o meno così. E parlando di cause, io penso che la maggior parte dei fenomeni siano dovuti a una distorsione del campo magnetico che si manifesta di tanto in tanto, per il momento in aree non prevedibili, e purtroppo quando ci incappa qualche velivolo, a volte si riprendono e nella maggior parte dei casi si perde il controllo, proprio per l'avaria generale di tutta la strumentazione elettronica che governa la gran maggioranza dei dispositivi di comando
addirittura anche dell'emissione dei carrelli aerei. In qualche caso abbiamo visto aerei che non hanno neanche estratto il carrello aereo e i carrelli di atterraggio, quindi c'è da domandarsi perché un pilota che dovrebbe essere altamente preparato anche per questo tipo di emergenze non abbia fatto una cosa del genere. Quindi le domande sorgono spontanee: quali sono le reali anomalie che portano a questi incidenti sempre più frequenti e che in alcuni casi portano anche i piloti a salvarsi all'ultimo. Ci sono anche degli esempi di aerei che sono andati giù in modo anomalo e poi probabilmente avevano schivato questi coni di distorsione del campo elettromagnetico, poi ne sono usciti, si sono ripresi all'ultimo momento sfiorando la tragedia. Siccome nell'ultimo periodo sono sempre più frequenti, bisognerebbe, una volta accertata la paternità della distorsione elettromagnetica, capire perché questi fenomeni di distorsione elettromagnetica si susseguono con una certa intermittenza. La domanda che ci dovremmo porre è quella, perché se prima volare era uno dei sistemi più sicuri, lo è ancora oggi ufficialmente, però le evidenze non è che si possono scansare solo perché il commercio deve continuare, quindi bisognerebbe almeno avere un po' di coscienza nel capire i reali perché. Io penso questo. I video, quei pochi video che abbiamo sono espliciti, le concause le possiamo attribuire verbalmente a quanto meglio vogliamo, però lì ci dovrebbero essere delle indagini fatte in un modo molto più responsabile. Magari le compagnie aeree le fanno, ma per il momento rimane riservato. Allora, ci tengo a precisare subito una cosa e a ricalcare una parte del tuo discorso, Massimo, per evitare che qualcuno, diciamo, si faccia prendere magari dalle paure o addirittura dal panico. Innanzitutto, questa situazione è, almeno per il momento, è completamente localizzata agli Stati Uniti, non ci sono altre situazioni analoghe, anche se c'è stato qualche incidente aereo a dicembre in Corea del Sud, in Kazakistan, eccetera, però la maggior parte di questi eventi sono stati generati da, in un caso c'è stato un abbattimento, nell'altro diciamo problemi di ben altro genere, molto più rari e localizzati ad aree del pianeta che sono abbastanza particolari, di certo non all'Europa. E vorrei sottolineare, come ha detto Massimo, quindi che comunque rimane in assoluto il mezzo più sicuro al mondo e quindi viene continuato l'utilizzo naturalmente perché non ci sono dei rischi così chiari, così netti, quindi cerchiamo di stare tranquilli. Allora, io tra le possibilità ci metto anche questa di tipo geologico, dei campi elettromagnetici e faccio un riferimento abbastanza è cinematografico, quindi probabilmente è conosciuto da tutti, anche perché citerò un film che ha riguardato un anno particolare in cui tantissima gente aveva paura che finisse il mondo, cioè 2012. Anche se non è l'unico film di Hollywood che tratta l'argomento, perché ce ne sono altri, tra cui anche The Core, se non ricordo male, dove appunto ci sono delle mutazioni a macchia del campo elettromagnetico terrestre che provocano una serie di anomalie, tra cui anche la caduta di aerei, e queste anomalie provocano anche decessi tra le persone che hanno il pacemaker, blocco di automobili e tutta una serie di cose, poiché in alcuni casi si tratta di veri e propri impulsi elettromagnetici e gli impulsi elettromagnetici vanno a sopprimere l'energia, vanno a bruciare gli apparati tecnologici, eccetera. Quindi
è ovvio che un aereo in volo colpito da un impulso elettromagnetico precipita, così come è avvenuto per i droni che si avvicinavano appunto ai plasmoidi, eccetera, eccetera. Quindi questa è un'altra cosa che deve essere chiara. Sottolineo che quando poi termineremo di parlare della questione degli aerei, ovviamente andremo a verificare tutta una serie di notizie che reputo interessanti, e tra queste una in particolar modo che riguarda l'FBI, che è una notizia fresca di questi giorni e che riguarda il fenomeno UFO. Prima però di continuare con la questione degli aerei negli Stati Uniti, vi voglio far vedere e sentire un articolo che riguarda un altro evento e un altro paese, cioè la Turchia. Questo per farvi capire che la questione degli UFO e dei droni che in qualche modo stanno impedendo la corretta navigazione del traffico aereo a livello globale, non solo statunitense, non è una barzelletta e non è una cosa, diciamo, che appunto riguarda solo gli Stati Uniti. Su Coast to Coast, che vi rinnovo a dire che è uno dei blog più famosi degli Stati Uniti e più seguiti a livello di informazione ufologica, si parla di avvistamenti di UFO fatti dai piloti degli aerei sopra l'aeroporto e di un'allerta del sistema di navigazione appunto degli aerei su alcuni aeroporti turchi. I funzionari turchi sono comprensibilmente preoccupati dopo che diversi piloti hanno ricevuto avvisi di collisione in volo, naturalmente, causati da UFO pericolosamente vicini rilevati dal radar. La situazione preoccupante, che si dice si sia sviluppata negli ultimi giorni, è iniziata domenica quando diversi aerei in volo vicino all'aeroporto Sabiha Gökçen di Istanbul hanno contattato il controllo del traffico aereo in merito al preoccupante messaggio automatico. In un caso, un pilota che si stava avvicinando alla posizione ha ricevuto una risposta piuttosto notevole quando ha segnalato lo strano avviso. Signore, ci occupiamo di questo da 2 ore e mezza, ha risposto l'operatore ATC apparentemente esasperato. Anche diversi voli prima di lei hanno ricevuto questo avviso. Sebbene la natura del disturbo radar sia difficile da discernere, il pilota ha dichiarato che vediamo traffico in discesa a 500 piedi sotto di noi. Sembra un traffico non identificato sul nostro sistema. Stranamente il testimone ha successivamente osservato che l'oggetto è ora 5 miglia davanti a noi, prima di notare che abbiamo ricevuto questo avviso anche nel nostro volo precedente. La serie di avvisi ha innescato una ricerca significativa dell'aria, della terra e del mare nelle vicinanze, ma non è stato trovato nulla che potesse spiegare l'intruso aereo. Il caso è curiosamente simile a uno strano incidente che si è verificato sempre in Turchia la scorsa settimana, quindi non è una novità. Quella misteriosa questione ha coinvolto un UFO, qua si parla proprio, cioè i funzionari parlano chiaramente di UFO, che è stato individuato sul radar e poi è scomparso sopra una foresta. Non so se ve lo ricordate, ma ne abbiamo parlato qui in una live, vi ho fatto vedere anche video della foresta, della ricerca termica fatta con i droni dal personale specialistico turco. Come per gli oggetti sconosciuti rilevati vicino all'aeroporto Sabiha Gökçen, una ricerca considerevole della fonte del peculiare ping, che sarebbe il segnale di ritorno del radar, non ha dato i risultati sperati, mentre è stato suggerito che le varie anomalie potrebbero essere state semplicemente dei droni. La continua presenza del velivolo non identificato irrita chiaramente i funzionari turchi, che senza dubbio sperano di porre fine alle incursioni o almeno di capire cosa c'è dietro. Quindi non solo praticamente queste incursioni ci sono, non solo che ufficialmente li chiamano droni, ma si parla comunque di UFO,
ma che questi vengano avvistati dalle torri di controllo, dai piloti, dal personale a terra, eccetera, ma che sono visibili nel radar, ma poi all'atto pratico spariscono nel nulla, cosa che un drone non può fare. Quindi questa è una cosa, diciamo, abbastanza importante. Tu vuoi dire qualcosa, Massimo, su questa questione? Ma guarda, mi sembra che una settimana e mezza fa anche Ryan Grace tramite American Safe Aerospace ha parlato di comandanti d'aereo cargo che negli ultimi tempi hanno avuto anche loro avvistamenti corredati da tracciati radar di bordo e da qualche video. Ancora non ce n'è traccia a livello pubblico, forse Ryan li sta tenendo un po' un attimino allo studio, un attimino a porte chiuse prima di pubblicarli sul sito di American Safe Aerospace. Ne ha parlato su X, la notizia è passata leggermente in sordina per il semplice fatto che qua, come noi anche là da loro, c'è un enorme traffico di informazioni e quindi in mezzo al marasma anche questo tipo di informazione qua passa in secondo piano perché ormai gli avvistamenti o da terra o da cielo sono all'ordine del giorno. Quindi però questo è un dato ulteriore che gli avvistamenti li hanno anche operatori di volo che hanno strumentazioni molto più precise e hanno coordinamenti con varie torri di controllo per verificare i dati che loro hanno sui propri terminali di bordo. Questo è quanto. Poi quando avremo notizie molto più specifiche o pubblicate o da American Safe Aerospace o da qualche altro ente qualificato, poi ne discuteremo. Per il momento ci sono solo notizie verbali da persone altamente qualificate e attendibili. Allora, adesso vi faccio vedere un video giusto per farvi capire quello che è un tipico intervento di fastidio, possiamo dire, da parte di UFO nei confronti di un aereo di linea. Quindi aspettate un secondo, naturalmente devo sempre fare condivisione di schermo. È un vecchio video, non è attuale. Ci sono due oggetti sferici che volano alla stessa velocità e girano intorno ad un aereo di linea. Questo è del 27 dicembre del 2024 negli Stati Uniti. E ovviamente questo ci riporta nuovamente a Ryan Graves, Massimo, perché Ryan Graves è colui che ha raccontato l'episodio in cui, che poi è stato raccontato anche da Gallaudet, e da Immaculate Constellation, per l'esattezza all'origine. Ho sbagliato, ho invertito la dinamica, prima da Immaculate Constellation, poi da Gallaudet e poi da Ryan Graves, e la questione dell'F-22 Raptor in seguito affiancato proprio da degli oggetti presumibilmente sferici. Ce lo vuoi raccontare nuovamente quell'episodio, Massimo? Ma i racconti sono di un F-22 Raptor che era in formazione, che poi è stato circondato da queste sfere, l'hanno dirottato fuori dalla formazione, l'hanno obbligato a prendere una traiettoria non voluta e il pilota non aveva altre alternative che seguire un attimino le dinamiche a cui era sottoposto per non eventualmente rischiare molto di più di una probabile collisione in volo con una di queste sfere che ruotavano in modo vertiginoso a 360 gradi intorno all'area di competenza di volo dell'aereo, quindi ha dovuto per forza di cose adattarsi all'anomalia di traiettoria che gli era stata imposta dalle sfere. E questa è una cosa che mi ricorda molto un altro episodio che ancora ad oggi non viene creduto
ed è misfrattato, che è quello del volo MH370 della Malaysian Airways Wirelines, adesso non mi ricordo, di cui ho mostrato i video in cui si vede proprio l'immagine termica di 3 oggetti sferici che cominciano a roteare intorno all'aereo fino a praticamente farlo sparire del tutto. Vi invito a vedere quel video perché non credo che ne trovate altri in rete che discutano, almeno qui in Italia, che discutano la cosa da questo punto di vista, poiché io seguo la ricerca di un ricercatore americano, un ricercatore statunitense, che si è occupato del caso ed è colui che è riuscito a rintracciare la provenienza delle immagini termiche che sono di un satellite della Central Intelligence Agency e di un drone che si trovava in volo in quel momento, un drone spia americano nell'Oceano Indiano. E allora adesso mi interessa passare momentaneamente alla questione dell'aereo che si è scontrato con il Black Hawk. Allora, ufficialmente è stata data una spiegazione. Adesso ve la leggerò attraverso un articolo riportato da una nota testata giornalistica italiana. Allora, l'articolo dice: incidente aereo a Washington, la rotta dell'elicottero Black Hawk è il piano di fuga segreto anche per Trump, ecco perché si trovava in rotta di collisione. La scatola nera del Black Hawk è stata recuperata e non appare danneggiata. L'articolo dice, è brevissimo, se mi permette di scarrellare, visto che si stanno aprendo tutte le pubblicità di questo mondo. Cosa ci faceva il Black Hawk in quella posizione, in quel momento? Nelle analisi dell'incidente aereo avvenuto a Washington, che ha provocato la morte di 67 persone, vi ricordo che 3 erano l'equipaggio dell'elicottero, 5 era l'equipaggio dell'aereo e gli altri erano tutti passeggeri. L'attenzione è tutta rivolta nei confronti delle manovre dell'elicottero militare che si è schiantato contro il volo dell'American Airlines. Il Black Hawk volava troppo alto di molto. Torna sull'incidente. Era ben al di sopra del limite dei 200 piedi, ha aggiunto. Non è molto complicato da capire, giusto? La scatola nera del Black Hawk è stata recuperata e non appare danneggiata, ha reso noto un portavoce del National Transportation Safety Board. Non sarà quindi difficile risalire alla registrazione delle voci della cabina e dei dati di volo, ma ciò che emerge da alti funzionari statunitensi è la missione assegnata ai piloti del velivolo, uno scenario tutt'altro che di routine. E mi voglio soffermare su 2 questioni. Allora, la prima cosa, grazie Bruno, anche a nome di chi li ha ricevuti. Allora, la prima cosa che... Aspetta che li facciamo vedere, vabbè, uno vale per tutti. Questa domanda me la segno perché è importante, visto che l'ho vista. Allora, punto primo, ci tengo a dire questa cosa. Lasciamo fuori tutte le questioni di tipologia di sesso e scelte, perché stanno circolando una marea di stupidaggini sul pilota donna dell'elicottero che non c'entrano assolutamente nulla con le sue capacità di pilotaggio, le sue scelte e il suo modus operandi. Quindi lasciamo fuori queste cose che non c'entrano assolutamente nulla. E l'altra cosa su cui mi voglio soffermare è che in effetti ci sono dei punti molto importanti che devono essere tenuti in considerazione e riguardano sia chi c'era sull'aereo di linea, sia chi che cosa avrebbe dovuto fare l'elicottero con il suo equipaggio. Quindi partiamo prima dall'elicottero. L'elicottero
porta una nomenclatura in codice sui radar, che è quella di una missione operativa in corso di una certa categoria, dove per categoria in questo caso si intende il trasporto, la messa al sicuro, anzi è più corretto dire, di un personaggio chiave per il governo. E su questo ormai siamo sicuri. Quindi la domanda nasce spontanea. L'elicottero era lì per prendere un personaggio del mondo della politica che doveva essere messo in sicurezza? E se sì, chi? Sicuramente non Obama, perché hanno circolato voci allucinanti che diceva che c'era Obama, eccetera, eccetera. Non è così. Se invece c'era già sopra un eventuale personaggio, perché questa notizia non è stata divulgata? Io penso che sarebbe stata immediatamente divulgata se ci fosse stata una personalità politica sopra l'elicottero, sarebbe stata premura per una marea di motivazione da parte del governo di farlo sapere immediatamente. E dubito fortemente che una cosa del genere la possano a livello informativo oscurare nei confronti del governo, cioè al governo sicuramente viene riferita una cosa del genere se accadesse. Quindi queste sono due scenari. Altra cosa, perché l'elicottero si trovava in quel punto preciso e a quella quota precisa? Allora, tutti i responsabili della missione, della base, eccetera, hanno dichiarato che l'elicottero era lì in missione e che la questione della quota è tutta da chiarire, perché sì, è vero che avevano l'obbligo di volare sotto una quota di 200 piedi e che loro erano al di sopra di quella quota. È vero che l'elicottero avrebbe potuto scansare l'aereo in 50 modi diversi, roteando, fermandosi, salendo di quota, scendendo di quota, ricordandovi che l'elicottero si può fermare quasi istantaneamente e rimanere in overing. Invece l'elicottero ha mantenuto la sua traiettoria, la sua velocità costante fino a colpire l'aereo, come se fosse proprio sulla rotta di intercettazione dell'aereo. Con questo non sto dicendo che sia così, ma sto dicendo che questo è quello che si vede dalle immagini e lo vedremo tra qualche momento. Allora, quindi, perché è rimasta in quella quota? E lì ci possiamo fare 1.000.000 di teorie, un malore del pilota, un'avaria dei sistemi di controllo, un problema di comunicazione con la torre di controllo, ce ne sono una marea. Infatti al momento hanno preventivamente arrestato una parte del personale della torre di controllo proprio perché ci sarebbe questo rischio. Ma allora lì qualcuno direbbe: ok, sì, non arriva la comunicazione dalla torre di controllo, quindi non mi dice che cosa devo fare, perfetto, ma il pilota che vede che sta arrivando a schiantarsi contro un aereo potrebbe agire di conseguenza. Attenzione però, sì, è vero, ma abbiamo due velivoli che volano a velocità estreme in rotta di collisione, che non ricevono nessuna delle due le comunicazioni e che e tutti e due rimangono in stand-by in attesa di sapere cosa devono fare. Il cosa devono fare significa che mentre uno dei due avrebbe girato in un'altra direzione, l'altro avrebbe girato nella direzione opposta. Questa è la manovra più logica, indipendentemente dalla quota, anche fossero state a due quote differenti. Questo non avviene perché quando due oggetti in collisione sono troppo vicini e non hai nessuna comunicazione, non sai qual è la reazione dell'altro, l'unica cosa che puoi fare è reagire all'ultimo momento, perché effettivamente non sai se quello va a destra o a sinistra, di conseguenza tu non sai se deve andare a destra o a sinistra.
una scelta sbagliata ti porterebbe comunque alla collisione. Ma anche questa cosa sembra essere venuta meno. Quindi, cosa è successo? Punto interrogativo. Allora, non so Massimo se tu vuoi dire qualche cosa, altrimenti passa i video e poi ti do No, la... allora io in tutta questa faccenda qua, che dall'immagine è molto chiara, le manovre che fa l'elicottero sono molto nette, la mia domanda nasce spontanea: è se l'equipaggio era tutto coeso a fare da kamikaze, cosa che io dubito fortemente. Io qualche giorno fa sulla mia pagina X ho ripostato un post molto importante secondo me. 2 mesi fa, ehm, proprio per la manovra da remoto di questi dispositivi qua, era stato presentato un programma molto particolare con proprio il dispositivo per il controllo da remoto. Qua anche qualche pilota dell'Air Force, che ha fatto anche qualche video su TikTok, ha sollevato molti dubbi sulla paternità della volontà dell'equipaggio, e che aveva sostenuto che non molto difficile che sia stato un errore. C'è molta propensione a pensare che ci sia stato un blocco dei comandi di bordo e una presa di posizione del predominio del mezzo da remoto. Quindi magari qualsiasi manovra che volevano compiere quelli dell'equipaggio erano nella più completa impotenza, perché era stato annullato il comando. Questo io penso che sia forse una delle probabili dinamiche che abbia portato al suicidio dell'equipaggio, perché io sfido chiunque ad annullare la propria vita per eseguire un ordine. Io voglio proprio che siano stati proprio lobotizzati mentalmente, ma in un modo assurdo. Io penso che questo non sia possibile. Prepondero più per un comando da remoto molto sofisticato, che possa annullare in quel momento lì qualsiasi azione di comando dalla clock di comando dell'aereo, da chi la manovra. Io penso che sia stato quello, perché non abbiamo visto titubanze nello scontro, né di cambio di quota, né provare a schivare, nulla. Quindi la traiettoria è molto netta, e quindi c'è una decisione premeditata. Da cosa o da chi l'abbia manovrata a quel livello lì, questo sarebbe, secondo me, il vero motivo di indagine. Probabilmente questi dispositivi a controllo da remoto ce ne sono pochi, e bisogna vedere se se n'è stato uno attivato nel momento in cui l'elicottero si è andato a schiantare, o Allora nella fase Massimo, di manovra. mentre tu parlavi io ho recuperato questa immagine che mi ero, in realtà è un video, ma ci interessa poco come video perché ho tolto l'audio, quindi ci interessa di per sé l'immagine, che è sempre la stessa. Il dispositivo di cui parli è un dispositivo della Lockheed Martin che si chiama Executive Remotely Control UH-60 Black Hawk, e che può funzionare fino a 300 miglia, o quantomeno quando è stata presentata la demo nell'ottobre 2024, quindi è abbastanza fresca come cosa. Aveva una capacità di 300 miglia. È probabile che ulteriori testi hanno ampliato la cosa. E vorrei sottolineare due cose. Una che riguarda il Black Hawk, che è proprio il candidato ideale per questo tipo di apparecchio, infatti è stato testato proprio sui Black Hawk. E c'è un motivo per cui questo... allora, siccome il Black Hawk è di fatto l'elicottero che viene utilizzato per le operazioni speciali, in pratica che succede? Succede che di fatto c'è la necessità di una continuità dell'operazione, quindi per facilitare le operazioni speciali si può utilizzare un elicottero senza pilota, quindi non rischiando la vita anche dei piloti, o
si può sostituire il pilota qualora venga colpito da colpi vaganti, da una mitragliata, eccetera, in zona di guerra, cosa che succede facilmente a un pilota di elicotteri perché si deve abbassare a quote molto al di sotto di sicurezza, del limite di sicurezza, per ragioni ovvie, come far scendere il personale in corda o direttamente al suolo, e questo li rende un bersaglio facile. La seconda cosa è che l'altro giorno ho fatto un avvistamento proprio di un elicottero della Sikorsky, però non era un Black Hawk, in direzione Ciampino, qui a Roma. La peculiarità, è per questo che ve lo dico, era completamente nero e senza insegne, non ero solo a vederlo, e questo in genere è indice che in quel momento, o comunque poco prima, c'era stato un importante avvistamento UFO di cui non sono stato ovviamente testimone, quindi se qualcuno avesse visto qualcosa nel romano nei giorni precedenti, magari ha fatto un video, delle foto, o vuole testimoniare, non parlo di pubblico, mi faccia naturalmente sapere qualcosa privatamente, perché questi sono casi abbastanza rari e importanti. Ora c'è un'altra cosa, secondo me, fondamentale per quanto riguarda la questione dell'aereo. Massimo, chiudi il microfono perché c'è di nuovo quel disturbo. Ok. Sull'aereo se ne sono dette di cotte e di crude tanto quanto per l'elicottero. Infatti, sulla pilota dell'elicottero praticamente sono usciti a dirne di tutti i colori, e si è scoperto che aveva pochissime ore di volo nel pilotaggio di elicotteri, quindi non era un pilota esperto, e che era, tra virgolette, un militare che era stato raccomandato dal governo Biden e che prestava servizio nelle funzioni di consegna delle medaglie all'onore nelle manifestazioni alla Casa Bianca durante il governo Biden. Ora, questo di per sé non significa assolutamente nulla, nel senso che, vabbè, sì, ok, lasciamo perdere la raccomandazione, che comunque potrebbe essere solo un'illazione. L'unico fattore che conta concretamente è che potesse essere un pilota poco esperto. Questo potrebbe essere stato un problema non solo in caso di incidente, ma anche nel caso in cui sia stata inserita diciamo, il pilota a distanza in remoto, poiché semmai sull'elicottero ci fosse uno strumento per bloccare, quindi il pilota automatico o il comando a distanza, magari il pilota non era a conoscenza e quindi potrebbe non aver avuto la possibilità e quindi il tempo di reagire come avrebbe dovuto. Dall'altra parte, dicevo, sono uscite questioni di tutti i colori. Si è parlato che l'obiettivo fossero la squadra di ginnastica, si è parlato che fossero i ginnasti russi, si è detto che ci fosse un personaggio importante del mondo della politica, di qua e di là. Non è stato provato nulla di tutto questo a livello di teorie, naturalmente, cospirazioniste. Chiaramente alcuni passeggeri erano realmente di squadre olimpiche russe e americane. C'è solo una questione che è tutta da chiarire. Io non vi farò vedere nulla al riguardo, perché non ho potuto salvare proprio fisicamente, non mi dava i comandi per salvare questo mini video da TikTok, e questa di per sé è una cosa strana, ma si parla di un possibile agente segreto statunitense che si trovasse su quell'aereo nel momento dello scontro e che doveva essere preso all'arrivo per andare a fare delle importanti dichiarazioni contro un governo americano, senza specificare se fosse il precedente o l'attuale.
Sta di fatto che se mettiamo insieme il possibile motivo di missione dell'elicottero con questa faccenda, potrebbe essere che l'elicottero si stava recando in aeroporto proprio per recuperare questo agente segreto che avrebbe dovuto conferire magari al governo attuale alcune informazioni sul governo passato o viceversa. Più probabile la prima. Ovviamente questa è solo una congettura. Sta di fatto che effettivamente dalle indagini che stanno facendo quelli dell'FBI sarebbe emersa la possibilità che un passeggero potesse avere un ruolo particolare e quindi essere una persona importante degli Stati Uniti, ma a livello appunto di servizio segreto e non di politici generali, persone che magari appaiono nei media o che fanno politica sociale, tra virgolette. Quindi questa sembrerebbe essere una pista che ovviamente, al di là della casualità, potrebbe portare ad un complotto. E questo mi sembra abbastanza chiaro. Ora, Massimo, tu hai qualcosa da aggiungere su questa storia o faccio vedere un po' di video? Aspetta che ti apro il microfono. No, lo devi aprire tu. No, io quello che avevo da dire l'ho detto su questa storia qui. Secondo me bisognerebbe indagare se lì a pochi metri uno di questi dispositivi è stato attivato, bisogna vedere chi ne ha il dominio e la paternità. Vi parlo sempre per il controllo da remoto e io penso che non era tanto distante, anche se hanno delle portate di raggio molto, molto importanti, perché se eventualmente c'è stato un controllo remoto, l'operatore che utilizzava il dispositivo doveva avere la visuale ben chiara per avere la traiettoria di impatto che voleva desiderare. Quindi se è stato utilizzato, lì c'era qualcuno nelle vicinanze o che aveva un raggio visivo che gli poteva Esatto. permettere di farlo. Non era a 300 km di distanza, anche se le portate sono quelle, perché non avrebbe avuto senso. Sì, sì, infatti. Allora, vediamo se riesco. Abbiate un attimo di pazienza che devo vedere. Ok, vediamo questo direttamente in cui si vede il momento. Allora. Ok, grazie Bruno, buono a saperlo. Allora, un attimino. Ok, eccolo qua. Allora, questo è la parte, diciamo, saliente del video che ormai tutti conosciamo, quindi è il momento in cui l'elicottero si va a scontrare contro l'aereo. Allora, qui vorrei sottolineare che l'elicottero colpisce probabilmente sul fianco l'aereo in un momento in cui con la sua velocità naturalmente scarica l'urto su tutta la parte posteriore dal punto d'urto, perché se poi andiamo a vedere i rottami che sono stati recuperati sono praticamente dei brandelli attaccati su un telaio. E vorrei anche ricordare che, che l'elicottero in buona sostanza è molto grande, cioè non è il classico elicottero che siamo abituati a vedere piccolino, è un elicottero appunto per missioni speciali che può trasportare un'intera squadra di forze speciali.
ha delle dimensioni che sono molto vicine a quelle di un cacciamilitare, e l'aereo di linea invece non era un grande aereo di linea, ma appunto era un aereo di linea regionale che portava solo 60 passeggeri. Ovviamente la collisione è avvenuta alla stessa identica quota, quindi non c'è stato il minimo cambio, e allo stesso tempo siamo davanti ad una situazione che effettivamente si presta alle congetture, presta ai dubbi e quant'altro, perché l'aereo comunque è molto illuminato, c'è una certa luminosità delle luci dell'aeroporto, il tutto rende abbastanza improbabile come scenario quello che è realmente accaduto. Però dobbiamo tenere in considerazione una cosa importante, che la luce principale dell'aereo, la luce di discesa, la luce di atterraggio, è frontale, che è quella che spesso viene scambiata per UFO da chi non ha magari le competenze e si ritrova per caso sulla traiettoria di atterraggio di un aereo. Ma lateralmente le uniche luci che ci sono nell'aereo visibile sono le luci delle ali insomma le luci di posizione. Per cui la loro visibilità a distanza può essere molto scarsa, soprattutto in un marasma di luci che ci sono tutto intorno alla zona, eccetera. Quindi diciamo che la situazione è complessa ed è piena di problematiche che necessitano appunto ulteriori indagini. Allora, vediamo se facciamo vedere qualche video. Abbiate pazienza sempre. Allora, ok. Questo è il momento dello scontro. Allora, questo è un altro incidente aereo che magari così avete anche delle immagini. Questo è quello del Texas. Questo è il pilota e rottami quello di Washington, e questo è la persona che viene indicata come l'agente segreto che si sarebbe trovato sull'aereo. Allora, passiamo ad un'altra situazione, quella del velivolo precipitato a Filadelfia. Allora, queste sono le persone che sono decedute e l'evento è effettivamente tragico. Vediamo. Questo è il momento dello schianto del 31 gennaio a Filadelfia, in Pennsylvania. E qui naturalmente questo è uno dei due punti in cui l'incidente viene contestato. Vi faccio vedere un attimo. Allora, qui vedete che subisce un'ulteriore accelerazione e sembra apparire dal nulla, come se si fosse materializzato. Vedete che qui non c'è niente. Spunta e in effetti nel momento in cui spunta c'è un alone intorno e poi accelera e precipita, facendo un'esplosione che ricorda più quella di un missile ad alto potenziale, tra l'altro con una velocità
veramente incredibile, piuttosto che quella di un aereo che precipita. Però di fatto risulta essere quell'aereo con quei 6 morti. Quindi c'è qualcosa che non quadra e non è l'unica cosa, non sono l'unica cosa quelle che vi sto nominando. In realtà ce ne sono tante altre. Andiamo a vedere. Questo è il luogo dello schianto. Questo è il buco che ha lasciato l'aereo nello schianto. Come potete vedere si tratta di una voragine forse di 3 metri per 2 metri e mezzo e questi sarebbero i rottami dell'aereo. Vero è che l'esplosione è stata veramente potentissima. Ma dove sono i motori dell'aereo? Che statisticamente rimangono sempre integri o solo parzialmente danneggiati negli incidenti aerei anche più catastrofici. Perché ha fatto una voragine così piccola? Perché ha avuto una reazione tipo bomba incendiaria che si è espansa, ha illuminato tutto, ma di fatto è sparita la carlinga dell'aereo. Ci sono molti video di questa situazione, vediamo se questo... Ah, questo è un video che mi ero preparato, è un pilota, adesso non mi ricordo se è arabo, degli Emirati Arabi, che si accorge all'ultimo momento che c'è un oggetto, che poi sembra essere un uccello, che gli sta andando contro, quindi ha una vista tra l'altro incredibile il pilota, e ha la prontezza di riflessi, se vedete non stava pilotando, subito afferra i comandi, si sposta dalla traiettoria per evitare lo schianto che lo avrebbe fatto precipitare. Qui il dubbio che possa essere un drone c'è, però poi guardandolo così sembra proprio un uccello. Non ci metto la mano sul fuoco, però questo lo faccio vedere a velocità normale. Cioè, questo è il rallenti. E questo è a velocità normale. Questo è indice che comunque visivamente è possibile scansare un obiettivo, ma con una seria difficoltà, perché in quel caso siamo per giunta di notte. Questo è il momento successivo all'esplosione. Sembra proprio la scena di un'esplosione dovuta ad una bomba, non ad uno schianto aereo. Queste sono le macchine che hanno preso fuoco, probabilmente per via del carburante che si è spostato in tutte le direzioni. Questo è il momento del decollo dell'aereo che si è schiantato, praticamente era un aeroambulanza, si è schiantato poco dopo il decollo. Allora, andiamo quindi a noi. Allora, Massimo, tu che ne pensi di questa storia?
Ma guarda, quello di Filadelfia a me mi dà molto da fare, perché se è un velivolo, è partito in avaria da molto in alto, ma molto in alto, perché la velocità di impatto è molto elevata. Quindi a una velocità di impatto del genere non puoi esserti trovati in avaria a quote medie, doveva essere una quota molto alta, e io mi domando cosa ci faceva un aereo così, tra virgolette, "piccolo", visto il tipo di cratere, a una quota molto alta, perché è venuto giù come un siluro. Quindi mi ha dato quasi l'impressione che, piuttosto che rallentare o cercare di risollevarsi, imprimeva velocità sull'asse di inclinazione, di picchiata, e quindi è arrivato giù come un fulmine a momenti. Io sono molto perplesso sulla velocità di impatto, quindi, come hai detto tu, ma è un aereo? È un missile? Che cos'è? Ehm, ci sono anche altre inquadrature addirittura fatte da un McDonnell, che c'è stato l'impatto dietro alle spalle, e si ha una visuale dell'impatto molto diversa da quella vista da certe distanze. Io rimango molto perplesso sulla velocità di discesa. Il resto potrebbe essere tutto opinabile e tutto discutibile. L'unica cosa che mi lascia perplesso sul filmato di Philadelphia, ripeto, è la velocità con cui arriva giù. Microfono Gabriele, microfono. Faccio vedere nel frattempo un altro filmato da un'altra angolazione, che è questo. Vediamo se lo riesco a ingrandire, più di così non posso ingrandirlo. Anche qui si vede che appare praticamente nel cielo all'improvviso, senza alcun preavviso. Io da qualche parte dovrei aver salvato il video che dici tu, ma non lo riesco a trovare. Vediamo se è questo. No, questo è un altro schianto che ora vi faccio vedere. Camp Pendleton. Qua siamo immagini della NBC di San Diego. Questo è un altro aereo che si è schiantato ed è stato soccorso. Atterraggio di emergenza, andato male ovviamente. Massimo, cosa pensi che possa esserci dietro tutte queste stranezze, tutti questi schianti di aerei tutti diversi, in località tutte diverse, eccetera? Il microfono. Intanto dai filmati bisognerebbe appurare, e non solo dai filmati, se sono realmente tutti aerei. Una volta che abbiamo appurato cosa sono, vediamo le concause dello schianto. Io penso che le scatole nere, i dispositivi dove c'è registrato anche gli ultimi momenti, o gli appelli eventuali che sono stati fatti via radio, sarebbero già un buon dato per capire i vari piloti con cosa si sono trovati a avere a che fare come anomalia. E queste scatole nere fino adesso sono al vaglio degli inquirenti, ma non se ne sa nulla. Quindi vedremo che cosa salterà fuori nei prossimi mesi di indagine, di caso in caso, che possono essere diversificati, oppure possono avere un comune denominatore, sempre però
ripeto, sempre però c'è il discorso della riservatezza, perché qua si parla della sicurezza del volo aerospaziale e chi gestisce questi tipi di indagine ci va molto coi piedi di piombo a parlare pubblicamente, perché il dato di fatto è che cadono per un motivo o cadono per l'altro, man mano che si aumentano i casi, si sta mettendo in dubbio questo tipo di sicurezza, quindi in un modo o nell'altro va a inficiare sulla volontà del singolo cittadino di continuare a volare con una certa sicurezza. Quindi qualsiasi cosa diranno, se gli incidenti aumentano, quello è il dato di fatto inconfutabile a cui nessuna giustificazione rende le cose sicure. Quindi vedremo cosa verrà fuori dall'indagine. Però ripeto, caso Philadelphia per me è molto strano, e perché questo qua viene giù a una velocità impressionante. Il cratere d'impatto è di 3 metri, ma la profondità è abbastanza Sì, importante. per È questo abbastanza... ricorda molto quella di un missile o di una bomba. Esatto, esatto. Quindi vediamo innanzitutto se sono aerei e poi vediamo se ci saranno le pubblicazioni dei risultati delle scatole nere, che cosa ne consegue. Massimo, ti faccio una domanda a bruciapelo. Ma secondo te, c'è di nuovo il disturbo, e secondo te è possibile che in questa storia c'entrino i famosi plasmoidi e i famosi droni? Eh, Averne la certezza, No, no, certezza no. averne la certezza no, ma cominciare a dirottare l'attenzione sempre sul solito fenomeno UFO, io lo considero una cosa sbagliata, perché allora questi fenomeni, se erano in essere, dovevano essere in essere già da parecchio tempo, invece così non è. Sono frastagliati, diversificati e secondo me le concause possono essere molto diverse da una speculazione su questo tipo di cause. Adesso io non è che li voglio difendere, magari qualche aereo si è trovato nelle vicinanze, gli è spuntato questo plasmoide e gli ha mandato in down la strumentazione, allora si viene giù, va benissimo. Metto un 25%, non di più. Le altre cause, secondo me, sono di diversa natura. Io metto un 75% a macchie distorsionali del campo elettromagnetico. Quando parliamo di aerei, che siano Piper, che siano aerei di linea, che siano caccia da combattimento, quello che volete voi, qui c'è un qualcosa che li manda in down. E se le manutenzioni sono state fatte correttamente, se gli apparecchi prima di decollare era ok la scheda di controllo, allora poi uno si va a domandare che cavolo è successo lassù in aria di punto in bianco. Questo però bisogna anche un po' appurarlo da quello che sono le ultime dichiarazioni sia del pilota, ma delle registrazioni strumentali che la scatola nera registra. Lì c'è tutto. Lì c'è la vita di quando decolli a quando ti schianti, quindi lì ci sono i dati reali di quello che è successo realmente dal punto di vista interno dell'apparecchio, sia a livello strumentale che di tutto il resto. Poi se va in down anche la scatola nera, buongiorno e arrivederci. Allora, stavo leggendo alcuni commenti della chat e mi trovo completamente d'accordo con il commento di Davide che dice: se sono riusciti a far credere al mondo che l'11 settembre hanno trovato i passaporti di terroristi, possono far credere a tutti anche quello che è un elicottero e che c'è stato un incidente casuale. Ovviamente anche davanti alle informazioni che verranno rilasciate a livello pubblico, sostenendo che si tratti di informazioni vagliate dalle scatole nere, naturalmente i dubbi per molti rimarranno, e questo è abbastanza normale, perché siamo davanti comunque a dei complotti che ci sono già stati in passato, alcuni importanti che hanno coinvolto praticamente l'intero pianeta,
l'intera umanità più o meno, e quindi siamo abbastanza propensi, abbastanza scottati. E io direi comunque che secondo me la presenza dei plasmoidi e dei droni potrebbe entrarci, da parte mia la possibilità è più alta rispetto a quella che ha detto Massimo, però vorrei specificare che questo non significa che ci sia un nesso diretto o una volontà eventuale, ma appunto una casualità come quella che diceva Massimo. In questo sono d'accordo pure io con lui. E sarebbe interessante fare una ricerca, quindi io invito a tutti voi che siete in live, se avete il tempo e la buona volontà, qualcuno di voi, a fare una bella ricerca confrontando i campi elettromagnetici nel Nord America nei vari giorni, i luoghi i vari crash e malfunzionamenti degli aerei, e dalla mappa del NUFORC eventualmente anche i luoghi degli avvistamenti dei giorni scorsi, perché chiaramente non si può, almeno credo che non si possa risalire al giorno preciso dell'avvistamento, ma qualora si potesse fare ancora meglio, e chissà magari di non trovare che ci siano dei punti comuni in queste aree, ovvero che nelle aree dove si sono presentati i plasmoidi, di conseguenza i droni, ci sono delle anomalie elettromagnetiche che magari sono all'origine dell'interesse dell'arrivo dei plasmoidi, e perché no, adesso queste anomalie si stanno ripercuotendo anche sugli aerei, e chissà, magari anche su altri apparati, ma non ci viene detto, magari anche sugli stessi droni, e magari si scopre che gli stessi droni che in alcuni casi stanno precipitando è imputabile alla stessa motivazione degli aerei. Volevo aggiungere una cosa che secondo me è molto importante. Gli schianti aerei ci sono sempre stati, in questo periodo qua ne abbiamo un gruppo consistente in un arco temporale molto ristretto, però anche in passato la compartimentazione dell'apparato investigativo che gestiva questi tipi di incidenti, specialmente quando erano di ordine civile, quindi coinvolgevano direttamente delle compagnie aeree, era molto compartimentato e a volte le spiegazioni non erano del tutto chiare. Quindi eventualmente, se fra 6, 7, 8 mesi, perché tanto tempo si prendono questi signori qua, avremo delle eventuali giustificazioni provenienti dalle analisi delle scatole nere e non convinceranno, sappiate che questa è la normalità in questo tipo di ambiente. Microfono, microfono. Dicevo, grazie per il sostegno a Davide. Allora, Massimo, sta girando una nuova intervista, sto cambiando momentaneamente argomento, sta girando una nuova intervista di Elizondo che sta facendo discutere. Ora leggo un articolo che riguarda questa cosa, datemi il tempo di aprire così lo condivido anche con voi. Ex funzionario del Pentagono conferma l'esistenza di un linguaggio alieno. Lui Elizondo rivela dettagli scioccanti. Intervista di ieri. Per decenni la questione dell'esistenza extraterrestre è stata oggetto di intense speculazioni, con governi e agenzie di intelligence spesso accusati di nascondere informazioni cruciali in una rivelazione rivoluzionaria. L'ex funzionario del Pentagono Lue Elizondo, che in precedenza aveva guidato l'Advanced Aerospace Threat Identification Program, la TIP, ha confermato l'esistenza di linguaggio e simboli alieni trovati su fenomeni aerei non identificati, su UFO, così è più corretto. L'esistenza dei simboli alieni durante una recente discussione
Elizondo ha rivelato che molteplici incontri con oggetti volanti non identificati hanno incluso prove di incisioni o segni sulle loro superfici. Secondo le sue dichiarazioni, questi simboli sembrano avere schemi strutturali, il che suggerisce che servano come forma di comunicazione o identificazione. Quando si hanno segnalazioni di UAP con qualcosa scritto sopra, la prima supposizione è che stia trasmettendo informazioni. La scrittura esiste per comunicare, che sia attraverso simboli, geroglifici o qualche scrittura avanzata, così ha spiegato Elizondo. Ha sottolineato che la presenza di queste marcature indica un livello di intelligenza più elevato dietro questi velivoli non identificati. Apro e chiudo una parentesi. Alla faccia del dubbio che molti hanno sul perché usano le luci nella notte facendosi vedere, adesso sappiamo che, in realtà lo sapevamo già da prima, noi che ci occupiamo di queste cose, ma una conferma ufficiale che su molti UFO, come per esempio quello di Rendersham, per intenderci, come l'uovo recuperato, l'ovoide recuperato da Jacob Barber, sarebbero ricoperti da delle scritte che sono fatte apposta nello scafo per renderlo identificato e comunicare agli altri qualcosa, un po' come fanno le insegne aeronautiche delle varie nazionalità, no? Con i simboli, le scritte e altre cose. Una delle conclusioni chiave delle affermazioni di Elizondo è che questi simboli potrebbero fornire spunti sulla natura dell'intelligenza non umana. Se una civiltà avanzata visita la Terra, la presenza di un linguaggio alieno suggerisce la necessità di comunicare sia tra loro, sia con l'umanità, sia come parte dei loro meccanismi operativi. Elizondo ha anche sottolineato che i segni non erano graffi pizzicati a caso o danni causati dalle condizioni atmosferiche, ma sembravano incisioni precise. L'implicazione è che questi simboli hanno significati specifici, proprio come gli aerei e le astronavi umane portano numeri di identificazione, insegne e codici operativi. La conferma dei simboli alieni apre nuove strade alla ricerca scientifica. Linguisti, crittografi ed esperti di intelligenza artificiale potrebbero svolgere un ruolo nella decifrazione di questi segni. Lo studio del linguaggio alieno potrebbe assomigliare agli sforzi per decodificare antiche scritture umane come i geroglifici egizi e alcune forme sumero. Elizondo ha suggerito che i ricercatori hanno probabilmente già iniziato a esaminare il pattern delle incisioni. Sebbene non abbia divulgato informazioni classificate, ha riconosciuto che erano in corso sforzi in alcuni settori della ricerca governativi e privati per comprendere il significato di questi simboli. Questa rivelazione è in linea con un crescente corpo di prove che suggeriscono tra le agenzie governative studiano gli UAP da anni. Elizondo ha costantemente sostenuto una maggiore trasparenza, sostenendo che il pubblico merita di sapere cosa viene scoperto. I suoi commenti rafforzano le testimonianze di piloti militari, funzionari dell'intelligence e persone della difesa che hanno incontrato UAP che esibiscono una tecnologia avanzata ben oltre le capacità umane. Inoltre, la discussione sul linguaggio alieno aggiunge un'altra dimensione al dibattito sull'intelligenza extraterrestre. Se sono stati osservati simboli sugli UAP, ciò suggerisce che questi oggetti non semplicemente droni avanzati o velivoli sperimentali umani, ma probabilmente veicoli di una civiltà intelligente. Mentre lo studio sugli UAP continua ad acquisire legittimità, le affermazioni di Elizondo sul linguaggio alieno forniscono un'importante pista per i ricercatori. Se questi simboli possono essere pienamente compresi resta incerto, ma la loro presenza da sola è un passo significativo nel riconoscere che l'umanità potrebbe non essere sola. Con le agenzie governative che rilasciano lentamente più informazioni e l'interesse pubblico ai massimi storici, la domanda non è più se gli UAP sono reali, ma cosa significano e come possiamo interagire con i loro messaggi. La scoperta del linguaggio alieno, se verificata e decifrata, potrebbe diventare una delle più importanti scoperte della storia umana. Massimo, cosa ne pensi tu? Allora, penso che Elizondo in queste dichiarazioni qua abbia detto delle verità che in questo momento qua sono state anche già
ampiamente divulgate da altre persone, quindi si sente libero di non essere perseguitato dall'ente da cui si è dimesso, perché l'ente da cui si è dimesso Elizondo l'ha già richiamato un paio di anni fa, quando Elizondo aveva detto che esistono filmati molto chiari, anche lunghi 25 minuti, dove si vedono in modo molto chiaro gli occupanti di certi velivoli, e qui è stato richiamato. Però giustamente questi video sono ancora altamente classificati, e quindi anche se lui li ha potuti visionare da funzionario dell'ATIP, non ne può parlare più esplicitamente fin quando c'è il veto sopra. Per quanto riguarda le simbologie che in molte occasioni sono state evidenziate su dei velivoli, e ultimamente se ne parla molto, io ho reperito delle simbologie da una fonte, e adesso le ho portate all'attenzione di studiosi di lingue antiche, e è stato spedito, li ho spedite qualche giorno fa, una ricerca parallela che sto facendo. Vorrei vedere tramite delle persone che sono completamente estranee al mondo ufologico, che però studiano le lingue più antiche di questo pianeta, se queste simbologie qua hanno delle attinenze con queste lingue antiche. È una mia curiosità, gli studiosi hanno accettato la sfida. Adesso, quando le potranno visionare e studiare con tutta calma, forse fra qualche mese mi daranno un responso se c'è attinenza o se non c'è attinenza con queste simbologie che mi hanno fornito pochi giorni fa. Questo Tieni, è tienici eventualmente aggiornato, dico, perché comunque è una cosa molto Beh, interessante. gli studiosi a cui ho chiesto di poter avere un certo tipo di collaborazione, eh, me l'hanno data, ma per quello che saranno i risultati, loro hanno chiesto gentilmente di rimanere anonimi nella fornitura di queste loro conoscenze, perché non hanno tanta attinenza con l'ufologia, studiano proprio le lingue antiche, lingue sanscrite, e quindi le più antiche che ci sono sul nostro pianeta, e sono curiosi anche loro di vedere se c'è attinenza, però i risultati che mi daranno rimarranno anonimi fin quando la volontà di questi signori rimarrà tale. Microfono, microfono, microfono. Vorrei dire, perché c'è quest'eco, il riverbero da te, quindi lo chiudo e me lo scordo. Allora, vorrei dire che tu alle 11 più o meno ci saluti, quindi se eventualmente ci sono domande che devono essere rivolte esclusivamente a te, che le facciano subito o mai più, come si suol dire. Allora, c'è una serie di video che volevo mostrarvi, che riguardano invece eventi ufologici di quest'ultimo periodo, quindi ricondivido nuovamente lo schermo. Vado qui. Allora. Questo è un oggetto, probabilmente un plasmoide, allungato in New Jersey. Sembra quasi come se fosse qualcosa che muove una coda per muoversi.
tolto l'audio perché ci sono musiche. Qua, se non ricordo male, siamo in Scozia. Qua siamo in Austria. Minnesota. Questo è un tic tac. Questi sono plasmoidi rotanti sopra l'aeroporto. Non mi ricordo però dov'è. È un aeroporto statunitense, questa è l'unica cosa che sono sicuro. Praga, 6 gennaio. Anche questi sono plasmoidi. Tra l'altro sono tutti concentrati su un'unica zona. Qua siamo a Santorini. Allora, questo mi interessava farlo vedere perché ho visto che c'è anche una domanda alla quale poi risponderò. Questa è una cosa stranissima che è emersa a Santorini il 3 febbraio, quindi ieri è rimasta così per un po', poi è diciamo discesa nuovamente cambiando leggermente la forma. Non escludo che possa essere un'isola emersa, però diciamo che la forma non si presta molto a questa teoria e la butto lì, visto che ci sono state comunque altre isole che sono emerse in questi giorni, per poi risprofondare. Questo potrebbe essere un'isola, ma secondo me l'ipotesi che si tratti di un oggetto non la escluderei in partenza. Faccio vedere, questo è un altro video, questo è un altro plasmoide e lì c'è un drone piccolino piccolino che si avvicina. Qui abbiamo questo oggetto che si sdoppia, lampeggia come un drone, ma forma intorno a sé un alone tipico dei razzi. Ok. Allora, Massimo, vediamo se ci sono delle domande che sono arrivate. Non mi pare che ci siano nuove domande, si vede che erano tutti concentrati sui video. Allora, se tu puoi rimanere ancora qualche minuto,
Io vorrei leggere, mentre che ci sei tu, l'ultima notizia che mi interessava dare. 5 minuti te li posso dedicare perché io poi dopo bisogna che vada a letto a un certo orario. Sì, sì, no, ti dico, volevo leggere questo articolo che riguarda l'FBI, sapere cosa ne pensi e poi puoi andare Va tranquillamente. bene, grazie. Allora, ehm, dovrebbe essere questo, sì. Ok. Allora, l'articolo è di The Brief. L'FBI conferma di avere un gruppo di lavoro UAP segreto, ma gli agenti ora temono che il loro lavoro possa essere in pericolo. Un piccolo gruppo di agenti dell'FBI, ecco, giusto ora mi doveva arrivare, che indaga sulle segnalazioni di fenomeni anomali non identificati UAP, si trova ora ad affrontare un problema più immediato, l'incertezza lavorativa, cioè rischiano il licenziamento. L'esistenza del gruppo di lavoro UAP dell'FBI è stata rivelata lunedì in mezzo alle preoccupazioni per una potenziale epurazione sotto la nuova amministrazione, che potrebbe colpire i funzionari federali che hanno lavorato su casi correlati all'attacco al Campidoglio degli Stati Uniti del 6 gennaio 2021. Non capisco il nesso tra UAP e l'attacco al Campidoglio, ma lasciamo perdere. Le affermazioni riportate per la prima volta da Politico sono state supportate da numerose fonti a conoscenza della questione, alcune delle quali hanno parlato in modo informale. Nello specifico, un sondaggio di 12 domande recentemente condotto dai dirigenti del Dipartimento di Giustizia a migliaia di agenti dell'FBI e altri dipendenti chiede ai singoli individui di descrivere in dettaglio la propria percezione alle indagini relative all'attacco del gennaio 2021. Il questionario è stato redatto in seguito ad una direttiva emersa dal Dipartimento di Giustizia alla fine della scorsa settimana, che richiedeva anche i nomi, i titoli e gli incarichi di tutto il personale dell'FBI coinvolto nelle indagini del 6 gennaio. Ryan Graves, ex pilota della Marina degli Stati Uniti e cofondatore del gruppo di difesa Americans Force Aerospace, ha espresso lunedì la sua preoccupazione per il fatto che i membri del gruppo di lavoro UAP dell'FBI potrebbero essere tra gli agenti federali interessati dalle mutevoli dinamiche della nuova amministrazione. In una dichiarazione rilasciata da The Brief, Graves ha affermato che la sua organizzazione ha lavorato nell'ultimo anno e mezzo con un piccolo team dell'FBI chiamato UAP Working Group per indagare su segnalazioni credibili di UAP da parte di osservatori qualificati come i piloti e veterani e per aiutare a determinare dove la sicurezza nazionale e la sicurezza aerea potrebbero essere state colpite. I testimoni che si rivolgono all'ASA decidono sempre come gestire il loro caso, ma molti vogliono che i loro resoconti vengano esaminati dal gruppo di lavoro UAP dell'FBI. Un portavoce della Federal Bureau Investigation, con cui The Brief ha comunicato via email lunedì, ha confermato che l'FBI indaga sui fenomeni anomali non identificati quando c'è il potenziale per una violazione della legge federale, in particolar modo atti illegali che potrebbero influire negativamente sui nostri interessi nazionali e per raccogliere, condividere e analizzare informazioni di intelligence per combattere le minacce alla sicurezza che gli Stati Uniti devono affrontare. Pur riconoscendo le indagini del gruppo di lavoro UAP dell'FBI, il portavoce ha rifiutato di commentare ulteriori domande di The Brief riguardanti questionari relativi al personale dell'FBI. Sebbene siano stati resi pubblici pochi dettagli aggiuntivi sul coinvolgimento dell'FBI nelle indagini sugli UAP, si dice che il presunto gruppo di lavoro sia composto da un responsabile del programma nazionale con la partecipazione di più di una dozzina di agenti dell'FBI provenienti da tutto il paese che prendono parte alle indagini all'ufficio di questi fenomeni. Alla faccia degli X-File, che erano solo 1,5 e 2 ogni tanto. Lunedì Grace e altri fonti hanno dichiarato a Politico che il gruppo collabora con organizzazioni esterne, raccoglie informazioni e interroga testimoni che segnalano avvistamenti anomali. Il The Brief ha anche contattato il Pentagono in merito al gruppo di lavoro UAP dell'FBI,
e per sapere se si coordina con le attuali indagini del Dipartimento della Difesa sugli UAP, ma al momento della pubblicazione non aveva ancora ricevuto risposta. Tuttavia, diversi rapporti ufficiali che descrivono in dettaglio i progressi del Dipartimento della Difesa delle indagini UAP hanno inserito l'FBI tra le agenzie federali con cui ha instaurato rapporti di coordinamento nel 2011. Una versione ampiamente censurata di un rapporto ODNI del giugno 2021 precedentemente classificato intitolato Valutazione preliminare fenomeni aerei non identificati, ottenuto tramite richiesta FOIA dal ricercatore John Greenwald, includeva una sezione in appendice precedentemente omessa che descriveva in dettaglio il ruolo dell'FBI nel supportare le indagini allora condotte dall'UAP Task Force. Date le implicazioni per la sicurezza nazionale associate alle potenziali minacce poste dagli UAP che operano in prossimità di attività militari sensibili, installazioni, infrastrutture critiche e altri siti di sicurezza nazionale, l'FBI è in grado di utilizzare la sua capacità investigativa e le sue autorità per supportare gli sforzi deliberati dal Dipartimento della Difesa e intere agenzie per determinare l'attribuzione. Si legge in una parte di un documento. Nella stessa pagina del documento apparivano anche altre righe di informazioni che descrivevano nel dettaglio il ruolo dell'FBI e delle indagini UAP, ma erano rimaste censurate. Attualmente le indagini ufficiali del Pentagono sugli UAP sono supervisionate dall'All Domain Anomaly Resolution Office, l'ARO, che elenca anche l'FBI tra le agenzie con cui si coordina nel suo più recente rapporto annuale riguardante quelli che il Dipartimento della Difesa ora chiama fenomeni anomali non identificati. Mi risparmio quest'altra parte, vabbè, comunque, questa ora la leggo eventualmente dopo. Intanto, Massimo, cosa ne pensi di questa questione? Allora, prima di rispondere alla tua domanda, rispondo all'unica domanda nel rullo che hanno fatto in extremis. Mi chiedono cosa ne penso del cubo volante che ha avvistato Ryan Grace ed è una delle 3 foto che sono state rilasciate dal web. Ryan Grace ha più volte detto che l'oggetto è fisico e per farlo anche i suoi collaboratori negli squadroni di volo, mentre lui lo fotografava, lo tracciavano, quindi l'oggetto è fisico e con buone capacità di volo e quindi non è extradimensionale, è fisico e poi se lo vedevano lì e quindi non hanno mai capito quale sia la loro provenienza, quindi la natura extradimensionale non è puramente avanzabili tramite evidenze. Questo è un dato di fatto. Per quanto riguarda quest'articolo, io seguo anch'io il debrief, un po' che non lo leggo, lo considero un articolo mezzo kamikaze, perché se c'è un gruppo di studio che era molto riservato dell'FBI, secondo il mio punto di vista doveva rimanere tale. Già il fatto che abbiano dato dei dati, che lavora con American Safe Aerospace o che abbia avuto delle collaborazioni e il fatto stesso che abbiano dato anche qualche indirizzo di qualche funzionario interno, per me non è buona cosa. Per poi anche andare a chiedere informazioni al Pentagono, l'ente per eccellenza che è ultra blindato sull'argomento, mi sembra proprio è come andarsi a schiantare con la macchina contro il muro e dire ma io ci ho provato, pensavo che potevo passare il muro. No, per me questo articolo dal punto di vista informativo andava bene se era molto più riservato. Quello che è stato scritto secondo me è andato oltre le righe. I funzionari dell'FBI fanno bene a temere ritorsioni perché ancora non c'è nessuna legge che li tuteli con una incolumità superiore a quella prevista dalle leggi attuali e quindi rischiano molto perché se stanno andando a ficcare il naso in qualcosa che è molto compartimentato, a qualcuno non piacerà. Quindi questo articolo è stato un po' lesivo a quello che si andava a fare, oppure il debrief non ha ancora capito com'è il gioco delle parti, o se l'ha capito, qualcuno dentro al debrief ci sta un attimino sguazzando dentro per rompere le uova nel paniere a chi vuol dire la verità. Io le penso tutte, perché un articolo così del debrief è molto rischioso per chi sta operando, per chi sta magari cercando informazioni.
Poi io penso anche che all'interno dell'FBI non sono tutti uguali, e quindi quelli che sono piazzati ad honorem in posti strategici adesso indagheranno dentro l'FBI chi sono questi geni del non farsi i fatti loro. Io penso che le dinamiche siano tutte queste. Eh, ripeto, da livello informativo va bene, ma eh, poteva anche limitarsi, non l'ha voluto fare, secondo me non è che ha fatto un buon servizio chi sta investigando. Allora, solo una parentesi. Nell'articolo c'è una frase che mi ha colpito più delle altre e che dà pieno appoggio a quello che dici tu, cioè praticamente il fatto che il Pentagono ha chiesto all'FBI se stava collaborando a livello di informazioni col Dipartimento della Difesa. E questo già di per sé è indice che il Pentagono non era al corrente dell'attività dell'FBI, che probabilmente stava facendo un servizio parallelo e che in questo caso è rimasto fregato. Non vorrei sottolineare che l'FBI non è solo Polizia Federale, è anche servizio di intelligence di controspionaggio. Sì, ma allora la gente deve capire che c'è la foto è questa, compartimentata per ente. Dentro un ente ci sono quelli che dicono sì, quelli che dicono no e quelli che stanno in mezzo, che guardano cosa fanno, i no e i sì. I sì è quello per la trasparenza, i no è quello per la conservazione, poi ci sono quelli in mezzo, vediamo chi la vince, poi si schierano. Questo succede nell'FBI, nel Pentagono, al Dipartimento della Difesa, alla CIA, dipende. Quindi questi, oltre a essere degli investigatori che lavorano dentro lo stesso ente, la loro prima preoccupazione è pararsi il sederino dai loro colleghi che sanno con evidenza che sono schierati ideologicamente da una parte e quindi non si possono fidare. Quindi adesso questi articoli li ha messi nuovamente sotto esame a tutti, perché adesso si farà la caccia al pesce più grosso che si occupava degli UIP all'interno dell'FBI, ma come si è fatta sempre la caccia più grossa a quelli che stavano al Pentagono quando è uscito Immaculata Constellation e quelli che stanno alla CIA quando hanno parlato dell'Office Central Global, cioè siamo sempre alle solite. Io penso che in questa fase qua, senza nessun emendamento di tutela, chi lavora a certi livelli sta facendo certe cose, va lasciato lavorare e a giochi fatti si fanno i manifesti. Va bene, Massimo, ti lascio Grazie. andare, che tu domani devi alzarti particolarmente presto. Ti ringrazio di aver accettato all'ultimo momento diciamo, possibilità di venire qui con me a parlare davanti ai nostri amici della community e quindi grazie per la tua disponibilità e la tua presenza. Un abbraccio e un buon proseguimento. Di nuovo, buona serata. Avevi il microfono staccato, Massimo. No, volevo salutare te, Gabriele, i moderatori che fanno uno splendido lavoro e tutti i ragazzi che ci seguono ogni volta che va in onda. Grazie di cuore e alla prossima. Se avrei potuto sarei stato un po' di più, ma domani il dovere mi attende come tanti altri. Tranquillo. Ciao, buonanotte, un abbraccio. Allora, vi continuo a leggere nel frattempo l'articolo, che non capisco perché non si vede. Allora, vediamo, facciamo così, ok. Dov'è? Eccolo qua. Nella stessa pagina del documento, no, questo l'abbiamo letto, in conformità con 50 USC, ARO esegue un programma di coinvolgimento dei partner strategici che conduce attività di sensibilizzazione e collegamento, afferma il rapporto di novembre 2024. I componenti includono il DoD, quindi il Dipartimento della Difesa, le forze dell'ordine federali, quindi il Federal Bureau, appunto l'FBI, tribali, quindi anche
quelle degli indiani, dei nativi, ci sono tra quelle federali anche gli sceriffi, la polizia, statali infatti, e locali, e il controspionaggio e le agenzie di sicurezza, nonché altre entità del ramo esecutivo e partner stranieri a supporto delle missioni UAP di Aro. L'Aro continua a collaborare con i servizi militari, i comandi combattenti e altri per supportare e perfezionare lo sviluppo di piani di mitigazione e risposta per includere solidi processi di segnalazione. Lunedì Ryan Graves, ha detto che sebbene lui e la sua organizzazione vedano delle promesse negli attuali atteggiamenti della nuova amministrazione nei confronti degli UAP e delle preoccupazioni sui potenziali rischi per l'aviazione che potrebbero rappresentare, Graves ha comunque detto di essere ancora preoccupato per il potenziale rischio che le carriere di alcuni agenti dell'FBI con cui l'ASA ha coordinato potrebbe essere in pericolo. Sono incoraggiato nel vedere che l'amministrazione Trump si sta configurando come l'amministrazione più favorevole all'UAP della storia e non voglio perdere lo slancio su questo lavoro fondamentale per risolvere il mistero degli UFO, ha affermato Graves lunedì. Identifichiamo cosa c'è nei nostri cieli e lasciamo che il pubblico veda di persona gli X-File, ha aggiunto Graves, ovviamente quelli veri. Allora, a questo punto andiamo con le domande. Domanda di Lalica: è stato fatto un confronto con i crash di aerei di gennaio 2024? Allora, credo di capire il motivo di questa tua domanda. Personalmente no, ma credo che ci sia stato qualcuno che lo ha fatto in rete a livello di blogger, eccetera, perché mi ricordo di aver visto qualcosa del genere proprio per cercare di capire se c'era una concomitanza di eventi tra i vari periodi storici, quindi tra i vari gennaio, i vari febbraio, i vari dicembre, eccetera, eccetera. E non mi pare, ma non mi ricordo bene lo studio, di aver letto qualcosa che confermava comunque questa possibilità. Inoltre, che io mi ricordi in genere il mese con la più alta quantità di incidenti nei paesi occidentali è dicembre, per via delle feste natalizie, il Capodanno, eccetera. Quindi non gennaio, non febbraio. Però è opportuno tenere comunque sott'occhio la questione, perché se ci fossero cambiamenti potrebbe essere comunque un luogo dove cercare la soluzione. Anna Maria, ma anche il caso di Ustica secondo te può essere dovuto ad eventi di questo tipo? Allora, io questa domanda l'ho segnata personalmente, io ho proprio tolto quasi il comando a Bruno per il potere per un momento. Mi interessava molto questa domanda perché ovviamente non posso sbilanciarmi oltre certi limiti, ma ho avuto modo di studiare, leggere l'intero rapporto che fu stilato proprio negli anni dell'incidente di Ustica, che poi non è un incidente, ma lasciamo perdere, che riguardava proprio la questione degli UFO e le possibilità che ci sia stato effettivamente un oggetto volante non identificato che si muoveva intorno all'aereo e che sia stato colpito quindi l'aereo per errore, sono effettivamente significative. Però mi sento in dovere di dare una risposta e cercate di capire bene quello che io vi sto per dire. Le informazioni che saranno generiche e non troppo precise, che vi darò tra un momento, le ho avute da uno dei due ufficiali dell'aeronautica che all'epoca indagarono sul caso. Quello che mi fu riferito è che non si è trattato di un missile, ma di un razzo.
La differenza, per chi non lo sa, tra un missile e un razzo è che mentre il missile può avere varie tecnologie di puntamento e inseguimento, cioè filo guidata, termica, eccetera, per intendere, per esempio, quella termica insegue la traccia di calore. Il razzo invece deve essere sparato, essendo che va da punto A a punto B, sulla traiettoria perfettamente calcolata, e se sbagli il razzo va a vuoto, fa cilecca. Questo significa che dietro quell'azione c'era qualcosa di programmato, premeditato e sparato dal mare e non dall'aria, come finora c'è stato raccontato. È vero che c'erano gli aerei francesi, c'erano gli aerei americani, c'erano i MiG libici, c'erano i caccia italiani, c'era un caos. Per cui riuscire poi realmente a capire cosa è successo prima, dopo, eccetera, è difficile, per non dire quasi impossibile, se non agli addetti ai lavori. Quindi io questo è quello che so, ma non escluderei l'ipotesi appunto di un coinvolgimento da parte di un oggetto volante non identificato. C'è qualche notizia ufologica in questi giorni riguardo Santorini, periodo di evacuazione terremoti? Sì, ci sono stati avvistamenti UFO, almeno uno ho visto il video ma non l'ho potuto salvare, e ci sono stati avvistamenti di droni, ci sono stati avvistamenti strani come quello che vi ho fatto vedere in mare, che non si capisce bene che cosa è. Sicuramente non è una balena, perché la balena non può rimanere ferma a metà fuori dall'acqua in quel modo per poi cambiare forma e risprofondare. Il problema di Santorini è prettamente vulcanico, nel senso che l'isola di Santorini, che è ciò che rimane del vulcano Santorini, è molto attivo ed è molto pericoloso. Diciamo che le teorie che vedono Atlantide nel Mediterraneo sostengono che sia stata proprio l'eruzione del Santorini a fare sprofondare Atlantide e a distruggere la società cretese, quindi quella minoica, che fu la base su cui poi le società greche degli Achei, che arrivavano da nord, fondarono la cultura greca per come noi la studiamo sostanzialmente. Domanda di Eclipsia. E se la nomenclatura non era per carico speciale ma per abbattere l'aereo, cosa si sa di tutte le persone a bordo e c'era qualcuno imbarcato? Allora, su questa domanda ho parzialmente già risposto. Per quanto riguarda la nomenclatura, ti dico no, è quella specifica. E non so se c'è una nomenclatura specifica per l'abbattimento di un aereo civile, non credo che la pubblicherebbero. Comunque, ma questa è specifica per il... Allora, si tratta di trasporto prioritario speciale di un personaggio che deve mantenere la continuità operativa del governo in tempi di forte crisi. Cioè, un membro dell'attuale governo deve essere trasportato, quindi prelevato in loco, trasportato nella più vicina base segreta, tra l'altro si sa pure quale dovrebbe essere la base antiatomica più vicina, non mi ricordo il nome, ne ho parlato però in un video qui sul canale almeno un anno fa, e per permettere la continuità del governo, cioè
in caso di crisi come quello per esempio di uno scoppio di una terza guerra mondiale, anche atomica, di un'invasione, eccetera, alcuni personaggi chiave del governo vengono trasportati subito, quindi proprio prelevati con la forza e trasportati in questi luoghi dove si dovrebbero salvare dal caos, eccetera, e nel caso vengono liquidati gli altri membri del governo in superficie, possono continuare a comandare dal dove si trovano. Quindi sostanzialmente si tratta di questa tipologia di fatto. Non hanno risposto alla torre di controllo, potevano essere morti o sedati o elicottero guidato dal remoto per abbattere l'aereo. Se la teoria dell'agente segreto fosse vera, sì, sì e sì. Improbabile, sono relativamente sicuro di sì. Quindi, che non hanno risposto alla torre di controllo non ci credo. Che non sapessero cosa fare alla torre di controllo è improbabile, ma è possibile. Potessero essere morti, improbabile sarebbe emerso. Sedati, nì, cioè credo che possa essere possibile, ma anche questo è improbabile. L'elicottero guidato dal remoto potrebbe essere una seria probabilità, e in questo caso giustificherebbe proprio l'abbattimento dell'aereo. Se la teoria dell'agente segreto fosse vera, io sono convinto che la teoria dell'agente segreto è molto plausibile e secondo me non è l'unica, perché in genere quando ci sono questi casi non si tratta di una sola persona e non sono sullo stesso volo, non sono nello stesso posto e via discorrendo, perché in questo modo, come con la continuità governativa, se uno dovesse fallire o morire, ce n'è un altro per sostituirlo, in buona sostanza. Se questi incidenti aerei fossero un modo di distrazione dell'opinione pubblica dall'argomento UFO, così come l'incendio di Los Angeles, allora Anna Maria, sì, è possibile, sì, l'ho pensato, ma lo reputo improbabile. Però effettivamente le tempistiche ci stanno. L'incendio di Los Angeles continua e sta creando non pochi problemi al governo di Trump, oltre che naturalmente ovviamente i problemi ai cittadini di Los Angeles. Però ho visto che il governo Trump ha immediatamente proposto un progetto, per usare un termine fantoziano, mega galattico, che ha tutta l'aria di essere un progetto già studiato da tempo e non uno buttato giù in 48 ore come si vuole far credere, per costruire una gigantesca zona di raccolta dell'acqua da inondare e una diga affinché si risolva definitivamente il problema dell'acqua e delle piogge, eccetera, nella California. Questa è una cosa per me abbastanza sospetta, però devo dire che anche se io non credo che possa essere stata fatta apposta la questione degli aerei, sicuramente l'hanno sfruttata e sicuramente ci sono riusciti, perché in effetti da quando ci sono questi aerei che precipitano, la maggior parte delle persone non fanno video fuori perché hanno paura, e se li fanno per parlare proprio degli aerei. Sono diminuiti drasticamente e questo mi fa pensare anche a una possibile censura, gli avvistamenti di UFO, persino quelli dei droni, ma abbiamo visto che invece le segnalazioni sono aumentate ancora e che la presenza è segnalata ovunque nel mondo come aumentata. Lo stesso governo americano, nella fattispecie da parte della portavoce di Donald Trump della Casa Bianca, quando ha fatto il discorso che molti hanno interpretato negativamente, negazionista, in realtà ha detto in conclusione che il fenomeno è aumentato, quindi anche la Casa Bianca lo ha ammesso che il fenomeno è aumentato.
Domanda di Maya. I veicoli UAP e droni potrebbero avere una sorta di forza magnetica e attirare gli aerei schianti? Allora, no. Non credo che c'entrino niente da questo punto di vista. Sicuramente sì, alcuni velivoli del mondo ufologico producono campi elettromagnetici e ovviamente una conseguenza della propria propulsione e della bolla, diciamo, che si genera intorno ad essi per effettuare determinati movimenti, eccetera. Però il problema non si pone perché questi influiscono per un raggio d'azione molto ridotto, che è di qualche metro. Non risultano contatti degli aerei con UFO non diretti. Semmai, se vogliamo tenere in considerazione la possibilità, io terrei in considerazione quella dei droni e quella delle sfere luminose e dei plasmoidi, non quella degli UFO in senso generico. Escluderei gli UFO come dischi, triangoli e roba di questo genere e mi concentrerei molto sulla possibilità dei plasmoidi e delle sfere di metallo, che io ribadisco ancora una volta che potrebbero essere gli oggetti che stanno all'interno dei plasmoidi quando questi sono accesi nella notte, che si vogliono far notare, tra virgolette. In quel caso, avendo già fatto precipitare dei droni, reputo più plausibile che possano entrarci, anche se appoggio in parte anche la tesi geologica a cui crede molto invece Massimo. Eclipsi, e se fossero prove di frequenze che colpiscono solo aerei di non grandi dimensioni, magari stanno cercando di disturbare con frequenze droni che non sono USA? Beh, se così fosse, sicuramente arriverà un giorno in cui verranno incriminati per omicidio, perché naturalmente questi effetti collaterali che starebbero generando sono degli omicidi non giustificati in alcun modo dalle leggi statunitensi, perché non si tratterebbe qui di sicurezza nazionale, ma di sperimentazione militare, bellica, sopra un territorio civile, su velivoli civili, eccetera, eccetera. Sarebbe da folli, non mi meraviglierei comunque, però ti dico la verità, questa idea delle frequenze, suppongo soniche, mirate per tentare l'abbattimento di qualcosa, ma potrebbero anche essere effettivamente frequenze di altro genere, anche di alta tipologia di onde, come quelle elettromagnetiche. Non è un'idea malvagia, nel senso che sicuramente staranno sperimentando proprio per i droni delle nuove tipologie di armamenti, visto che per loro stessa ammissione tutte le tecnologie più avanzate antidrone che finora erano state sviluppate sono state utilizzate e non hanno sortito alcun effetto nei confronti degli UFO, che in questo caso sono invece appunto droni e plasmoidi. Domanda di Paola: negli anni addietro era normale che ci fossero tutti questi schianti? Allora, gli schianti aerei, Paola, ci sono sempre stati e ci saranno sempre, nella maggior parte dei casi per negligenza. Però sì, ci sono stati dei periodi anche con più, io mi ricordo qualche anno fa, ce ne sono stati veramente qualche 25 nell'arco di un mese. La differenza è che in questo caso sono distribuiti tutti su un unico territorio, un'unica zona, mentre nei casi precedenti sì, erano magari di più, ma erano distribuiti per tutto il pianeta. Questo ci induce a pensare che c'è qualcosa in questo momento che
è più localizzato al territorio nordamericano. Hai qualche amico nel New Jersey che ti ha potuto inviare qualche video in diretta mentre riprendeva i presunti droni? Ho conoscenti nel New Jersey, non amici. Non mi hanno mai inviato materiale in diretta per riprendere i droni ed è molto improbabile che questo possa accadere in ogni caso, perché quando tu fai un video in diretta non lo puoi inviare, perché nel momento in cui devi inviarlo devi uscire dal programma di registrazione. Insomma, non è facile riuscire a fare le due cose. Lo puoi fare in differita e lo puoi fare dopo 5 minuti o dopo 5 giorni. Quello che cambia è semplicemente la possibilità di visualizzarlo prima o dopo. Mi piacerebbe, e ci sto provando, credetemi, con un paio di persone, ma non mi rispondono. Ci sono un paio di persone che sto seguendo nel New Jersey che quasi ogni giorno, tranne quando c'è cattivo tempo, si recano in un determinato punto a fare delle riprese e fanno effettivamente delle riprese di plasmoidi e droni. Se riuscissi a entrare in contatto con queste persone, si potrebbe organizzare serenamente una intervista vedendo tutti i loro video, e chissà, magari che non si possa organizzare a secondo del momento, ma diciamo che quando qui facciamo la live da loro è ancora pomeriggio, quindi è molto improbabile che si riescono a fare gli avvistamenti che normalmente fanno appunto la sera. Cioè dovremmo fare una live alle 4-5 di notte in pratica, cosa che non faccio assolutamente. Allora, domanda di Andrea: hai mai sentito parlare di un ammaraggio di fortuna dell'aereo Itavia Ustica? Sì? Sì, Andrea. Come posso risponderti senza cadere in una determinata cosa che devo evitare? Questa è una domanda molto delicata. Allora, poniamola così la risposta. Probabilmente l'aereo non è stato distrutto in aria, è stato colpito, ha ammarato, dopodiché è stato colpito nuovamente, ma prima che questo avvenisse è successo anche qualcos'altro, perché c'erano dei sopravvissuti. E ho detto molto di più di quello che dovevo dire. Chiuso questo capitolo, che è una questione veramente troppo delicata e troppo pericolosa. Ci sarebbe comunque molto altro da dire. Non so se ci sono altre domande nel frattempo, perché qui le abbiamo esaurite, e nel frattempo vi faccio vedere qualche altro video. Se poi non ci saranno domande andiamo verso la chiusura. Allora, vediamo se... Allora, vi faccio vedere questa e vi faccio anche sorridere. Questo è un avvistamento UFO che sta circolando in certi ambienti, fermo un attimo l'immagine, come qualcosa di incredibile. Ma io vi invito a prestare attenzione sempre a quello che osservate e a cercare di non vedere quello che volete vedere, ma ad analizzare quello che state osservando per vedere ciò che c'è da vedere. Quello che stiamo osservando è un gruppo di palloncini attaccati ad un laccio. Questo per esempio è una specie di lucertola, di drago, un T-Rex, ecco. Questa per esempio è un'orca. Qua sotto abbiamo il bastoncino, il laccio.
queste luci che sembrano accendersi sono i riflessi del palloncino e via discorrendo. Questo per farvi capire come ci si inganna facilmente nell'osservazione. Questo è un avvistamento in Francia, dicembre 2024. Ora siamo in Messico, 22 gennaio 2025, nello Yucatan, che per intenderci è la zona dei Maya. È un disco rosso con tante luci accese. Qua durante il temporale sfreccia un oggetto volante a una velocità incredibile. Guardate attentamente da sinistra verso destra. Questo è fantastico. È un oggetto che va a velocità neanche lontanamente pensabili per l'aereo più veloce del mondo. Qui siamo in Tennessee. Quello che sembra essere un drone tutto ali. Qua siamo a Tacoma, l'11 gennaio. Non sono lanterne cinesi. Qui siamo in New Jersey. Potrebbe, attenzione, dalla forma sembrare un F-117 Stealth. Peccato che l'F-117 Stealth non è addobbato ad albero di Natale. Qui siamo in New Jersey, il drone che cammina vola sotto al plasmoide. Questo è un avvistamento di Los Angeles del 6 gennaio 2025. Non escludo che si possa trattare di un blimp, cioè di un dirigibile. Non lo posso escludere. Però mi sembra una possibilità non del 100%, insomma. Non escludo neanche la possibilità UFO. Questo è lo stesso oggetto del Messico, se non erro in Texas. Questo non mi ricordo, credo che sia un paese europeo. Questo mi sembra che è in Australia. Ah, questo sì, non me lo ricordavo. C'è questa anomalia che in effetti questo dovrebbe essere l'elicottero Black Hawk. Vabbè, l'elicottero americano. Ma se guardiamo la forma, non sembra un elicottero, sembra qualcosa di diverso. E qualcuno ha parlato, infatti anche qua, della possibilità che in realtà non fosse un elicottero ma un drone telecomandato. In effetti qui vi posso dire che quello sembra un drone telecomandato. E qui abbiamo gli elicotteri appunto che invece sorvolano Dallas per operazioni non ben precisate, ma operazioni speciali comunque. Ah, qui qualcuno mi chiedeva che fine ha fatto la nebbia, se c'è ancora. Sì, c'è ancora.
in alcune parti degli Stati Uniti appare e persiste. Qui c'è un TikToker che ne parla appunto e mostra. Qui siamo al 31 di gennaio, è la stessa comunque zona. Littletown, Colorado, 31 gennaio. Questo probabilmente è un triangolo, quindi potrebbe essere anche un TR3B, ma molto probabilmente invece è un velivolo triangolare non terrestre. Norvegia, abbiamo 2 plasmoidi. Qua abbiamo, vabbè, questo è sempre il crash dell'aereo di Filadelfia. Qui c'è un drone apparentemente plasmoide che è stato ripreso in Germania. Ho sbagliato, ho fatto partire di nuovo lo stesso video. Qua siamo Santa Rosa Beach in Florida, il 31 gennaio, un plasmoide. Questo è un punto interrogativo. Non si capisce sostanzialmente, quindi non ci sono elementi sufficienti per stabilire se è un drone o se è altro, e questo video non è accompagnato da riferimenti. Questo è un oggetto interessante. Se non erro è negli Stati Uniti, però non mi pare che sia del New Jersey. Questo che vi faccio vedere adesso è molto interessante e riguarda la Cina. È un avvistamento fatto in Cina di un oggetto con 6 luci in concomitanza della presenza di alcuni presunti plasmoidi. Questo perché in Cina non ci sono avvistamenti. Ecco, questi per esempio, questo è il video di cui parlavo con Salvo ieri sera, che sembra che il plasmoide praticamente distrugga o ingloba gli altri e poi precipiti. Questo è Mansoura in Louisiana, 28 gennaio 2025. È un oggetto, come lo posso definire? Ricorda un po' una trottola. Qua credo che siamo in New Jersey. Qua siamo in New Jersey, 18 gennaio. E gli altri mi pare che ve li ho fatti vedere tutti, sì. Quindi ok così. Allora, ok, ci sono altre 3 domande, do lo stop alle domande. Domanda di Stefano. Sugli incidenti aerei possono essere anche le antenne 5G? So che proprio in America si erano lamentati di interferenze dovute a 5G. Allora Stefano, premesso che non avevo investigato da questo punto di vista,
Il 5G ha un raggio d'azione molto basso rispetto al 4G e al 3G, è circa, se non ricordo male, il 20%. Cioè significa che un normale ripetitore 4G o 3G aveva un raggio d'azione che variava tra i 50 metri e i 150 metri, che comunque sono pochi per colpire aerei che si trovano a quote ben più alte, mentre il 5G dovrebbe avere un raggio d'azione massimo nocivo di 25 metri. Quindi dubito fortemente che le interferenze generate o il calore magari sviluppato dalle onde, eccetera, possa avere in qualche modo interferito con gli aerei. Però non escludo che ci possa essere stato qualche sistema, magari degli amplificatori, eccetera, che abbiano involontariamente, diciamo, irradiato zone dove c'erano gli aerei, e ci ricolleghiamo alla questione di una delle risposte precedenti, dove c'è la seria possibilità in effetti che possano testare qualche arma in questo momento. D'altra parte, se è vero che i droni presenti a studiare il fenomeno dei plasmoidi siano droni americani autorizzati dalla FAA su richiesta del governo americano per studio scientifico, potrebbe essere compreso nello studio scientifico ed altro, perché questo dicevano, anche l'utilizzo di ricerca a livello di test militari, quindi in quel caso ci potrebbe stare. Domanda di Ivan: secondo il direttore del MUFON Bigelow li pagò per usare gli associati come agenti, il tutto all'interno dell'ATIP, cosa ne pensi? Allora, che ci siano diversi tipi di finanziamenti negli Stati Uniti e diversi tipi di corruzione, credo che non sia un segreto e che non è neanche una possibilità, ma una certezza. Che però ci possa entrare con gli agenti, io credo che tu faccia riferimento alla componente dell'FBI di cui abbiamo discusso all'interno dell'ATIP, o se invece fai riferimento alla TIP ti rispondo in entrambi i casi. Dubito fortemente il primo, cioè che possano avere assoldato membri del controspionaggio dell'FBI che collaboravano con la TIP. Se fai riferimento invece alla TIP, io credo che sia possibile ma improbabile che abbiano in qualche modo aspetta, perché mi sono perso. Non c'era, Bruno, l'altra parte della domanda, non la vedo. Ah, questa sempre di Ivan, pensavo ti riferissi a quella prima. Ok, scusa. Fondi furono stanziati grazie al senatore Henry Reid. Ok. Allora, sì, possibile, ribadisco, non cambia niente all'atto pratico. La differenza è che ne dubito ancora di più, perché il senatore Henry Reid in realtà era un sostenitore accanito della divulgazione sugli UFO, anche se non lo ha mai detto pubblicamente, era una cosa risaputa, ed era uno dei 3 membri del Senato americano ad essere informati della questione UFO in maniera seria. E inoltre non dimentichiamo che il senatore Henry Reid aveva le mani in pasta in molti programmi segreti, proprio perché era a conoscenza di tantissime cose. Tra questi c'era il programma ARP per lo studio delle aurore boreali, che fu voluto da lui, fu ripetutamente voluto al finanziamento da lui, e non dimentichiamo che si trova in Alaska, dove lui era poi anche per un periodo di tempo governatore. Quindi
evidentemente aveva tutto l'interesse a gestire direttamente certe cose. Non credo che si sarebbe invischiato in questioni di pagamenti illeciti, eccetera, perché era una persona troppo in vista, troppo sotto i riflettori, eccetera. Quindi questo non lo reputo probabile. È ovvio che non posso avere alcuna certezza in tal senso. Allora, io ringrazio tutti di essere stati qui con noi. Un ringraziamento a tutti i moderatori che hanno contribuito questa sera parecchio, tra l'altro, nella chat, e ovviamente a Bruno che ha gestito e mi ha aiutato anche nella regia. Vabbè, a Massimo ovviamente che ormai è andato via, quindi inutile ripetermi, e naturalmente un grazie a tutti voi per la pazienza, per le domande e naturalmente per il sostegno al canale. Non dimenticate il vostro like prima di lasciare il video, e per eventuali nuove persone iscrivetevi al canale e attivate il campanello. Un abbraccio a tutti, buonanotte e buon proseguimento. Ci vediamo domani con l'altra live con Salvo di UFO Alien Channel e il mistero della piramide nera sotterranea dell'Alaska.